Vedrai che la cura avrà ottimi risultati. Sicura? Sì, perché in questo modo ho imparato la cosa più importante della vita. Ragazzi, e siamo cioè pronti. godere e tersene il Vai. tutto di tutti. Riarriviamo. Bentornati nella soffitta più intrigante del web, quel luogo dove il passato non smette mai di farci l'occhiolino, di sfiorarci con la punta delle dita e di sussurrarci ricordi che sanno ancora di sogni, di sale sulla pelle e di notti piene di promesse, tra profumi di pellicola vintage, copertine un po' ingiallite e icone che ci hanno fatto sognare, sospirare e, diciamolo, anche arrossire. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e preparatevi a un viaggio senza freni tra le meraviglie della cultura pop degli anni 70, 80 e 90. Oggi vi porto alla scoperta di una donna che, pur con una carriera breve, è riuscita a entrare nell'immaginario collettivo come una delle presenze più magnetiche del cinema per un pubblico adulto degli anni 90. Mettetevi comodi, respirate piano, lasciate fuori il mondo per qualche minuto, perché è arrivato il momento di parlare della bellissima Simona Valli, una di quelle presenze che non si guardano soltanto, ma si sentono sulla pelle. Simona Valli, nome d'arte della sensuale Andrea Valente, nasce a Budapest il 4 maggio 1972. Un mix irresistibile di fascino dell'Est e calore mediterraneo, visto che nelle sue vene scorre anche un pizzico di Sicilia. Una combinazione che lascia il segno, che resta impressa come un profumo buono sulla pelle e che non si dimentica facilmente, non trovate? Cresce nella capitale ungherese e appena maggiorenne muove i primi passi nel mondo dello spettacolo, con alcune produzioni soft della Blue Angels, una delle realtà più attive di Budapest. È un primo assaggio di scena, di luci, di sguardi che si incrociano, di silenzi carichi di aspettative e di quell'aria frizzante che profuma già di qualcosa di proibito, ma è solo l'inizio. La vera svolta arriva quando Simona sente il richiamo dell'Italia e si trasferisce a Roma, la nostra eterna, irresistibile Roma. Qui entra nella celebre scuderia di Diva Futura, il tempio del cinema a tinte audaci fondato dal mitico Riccardo Schicchi, l'uomo che aveva già lanciato nomi leggendari come Moana Pozzi e Cicciolina. Nella capitale sceglie anche un nuovo nome d'arte, Jennifer Valli. Ed è proprio con questo nome che debutta nel 1992 nel film Rebecca, la signora del desiderio, diretto da Alessandro Perrella. Un titolo che è già una promessa, una protagonista che non passa inosservata. E da lì parte un percorso rapido, intenso e luminoso. In pochi anni gira 51 film. Non tantissimi, ma più che sufficienti per lasciare il segno. E che segno! Titoli come Le cugine viziose, La sedia a rotelle, Scuole superiori e soprattutto Marco Polo, la storia mai raccontata, firmato da Gio D'Amato, vengono ancora oggi citati come piccole perle cult. Ma Simona non era solo presenza davanti alla macchina da presa. Diventa una vera musa per registi come Mario Salieri, Alessandro Del Mar e Niki Ranieri, che ne apprezzano la bellezza naturale e quella capacità speciale di comunicare emozioni anche nelle scene più intense. Viene scelta spesso per ruoli che richiedono forte espressività e una particolare alchimia femminile. Ed è lì che riesce a brillare davvero. La sua immagine fa il giro delle riviste specializzate. Scatti sensuali, raffinati, mai banali, che la portano sulle copertine più ambite, da Playboy a Penthouse, contribuendo a costruire il mito. Ma Simona non era solo curve e sguardi. Dietro quel viso da bambola c'era una donna intelligente, ironica, consapevole. Nel 1996 arriva una decisione importante: lasciare la scena. Una scelta influenzata anche dal desiderio della famiglia di vederla intraprendere un percorso più stabile. L'addio definitivo arriva nel 2002 con un'opera dai toni più drammatici. Oggi Simona vive lontano dai riflettori. È tornata a Budapest, ha aperto un'agenzia di casting ed è diventata talent scout. Più riservata, più discreta, ma sempre con quella scintilla negli occhi.
Resta una vera icona per chi ha vissuto quegli anni. Una presenza meno appariscente di altre, forse, ma con una classe naturale che la rendeva irresistibile. Ed è proprio questa unicità che le ha permesso di entrare nel firmamento delle star del cinema di genere. E ogni volta che pronunciamo il suo nome, sembra quasi di rivederla passare davanti a noi, leggera, luminosa, con quello sguardo capace di raccontare molto più di 1000 parole. Ancora oggi, davvero, sempre. Se questo viaggio vi ha fatto battere il cuore, se vi ha fatto sorridere, sospirare o semplicemente vi ha fatto compagnia per qualche minuto, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella, perché qui le storie non finiscono mai davvero. E nei commenti ditemi, quale altra stella volete riscoprire? Perché ogni diva ha la sua storia. E noi siamo sempre qui per raccontarla, con passione, con un pizzico di malizia e con tanta nostalgia. A presto!